Ciao a tutti. Il narcisista adulto ha la consapevolezza di un adolescente che da sempre ha adottato strategie anomali e diaboliche per approcciarsi alle nuove partner ed è fortemente sicuro che tali tattiche siano il risultato del suo bizzarro temperamento. Inoltre ha la convinzione di essere una persona estremamente empatica, sensibile e tollerante. Di conseguenza a ciò, per lui è veramente illogico pensare che le sue relazioni siano in realtà illusorie e quindi destinate a concludersi nel peggiore dei modi. Il narciso, quando incontra la preda, tende a idealizzarla e inizia a corteggiarla mettendo in atto il classico love bombing. Ma dopo qualche tempo incomincia a notare che oltre ai pregi vi sono anche dei difetti e così dà il via alla fase della svalutazione e contemporaneamente si fa avanti l'idea di chiudere la relazione. Dopo una serie di relazioni finite male e tutte in maniera analoga, probabilmente il narcisista qualche domanda inizia a porsela, anche se non cesserà con la sua indole predatoria di andare alla ricerca di nuove vittime, reiterando con le sue fasi disfunzionali, ed è possibile che lo faccia con un po' di cognizione in più rispetto a prima, ma che comunque utilizzerà a suo favore come attenuante e come strategia manipolatoria per rimanere a debita distanza dalla partner. Ed ecco che il narcisista, per giustificare a se stesso tutti questi fallimenti, inizierà a rimuginare convincendosi di ciò che ti sto per esporre. Che tutte le sue relazioni si sono concluse perché ha avuto la sfortuna di incontrare una donna narcisista. Che tutte le sue partner erano di una gelosia ossessiva e lui ad un certo punto della relazione si è sentito soffocare. Che tutte le sue partner lo umiliavano e si comportavano in maniera cinica e crudele. Che veniva costantemente manipolato e a un certo punto non ne poteva più ed è per questo motivo che ha dato uno stop alla sua relazione. Il fatto di nascondere le sue malefatte sta a dimostrare che Narciso è ben consapevole dei suoi comportamenti tossici e deleteri. Il narcisista ha ben due modalità di vivere le relazioni. La prima consiste nel manipolare, così da evitare di essere abbandonato. La seconda consiste nel preventivare e nel fare in modo che la relazione possa finire. Tuttavia, il narciso cambia la modalità di vivere la relazione quando decide di andare a convivere, di sposarsi e di mettere su famiglia. Ma attenzione, lui ci prova e basta, finché non sentirà quel senso di noia, tanto da rivolgere la sua attenzione ad un'altra preda, per poi ripetere tutte quelle fasi come il love bombing, la svalutazione e lo scarto finale. Tieni conto che si sta parlando di una persona con un disturbo di personalità e di coscienza narcisistica e questo comporta una totale assenza di empatia, infedeltà, menzogne, egoismo, egocentrismo e relazioni instabili. Perciò non farti illusioni. Tuttavia, ciò che puoi fare è diventare consapevole di essere probabilmente una dipendente affettiva, lavorare sulla tua autostima, imparare a vivere da sola senza mai doverti appoggiare a qualcuno, iniziare a volerti bene e a metterti sempre al primo posto. In questo modo potrai avere la certezza di non imbatterti mai in personalità abusanti e soprattutto acquisirai la capacità di riconoscere il soggetto tossico. E tu sei consapevole che le relazioni del narcisista sono destinate a fallire sempre? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.